Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e con questo video vorrei terminare la configurazione del monitoraggio dello stato del Matter Bridge all'interno di OpenHub. Dopo aver visto come andare a recuperare lo stato del Matter Bridge e memorizzarlo in un item, e dopo aver creato la regola che invia notifiche sullo smartphone ad ogni cambiamento di stato del Matter Bridge, adesso voglio integrare il monitoraggio appunto dello stato del Matter Bridge all'interno del mio sistema di allarmi. In questo modo vengo notificato sia tramite notifica vera e propria, sia tramite informazione visiva sul pannello di controllo che ho in casa che c'è un allarme. Questo allarme è dato dal fatto che il Matter Bridge è passato in stato stopped. Questo è ovviamente un evento che non dovrebbe mai succedere, in quanto nel momento in cui il Matter Bridge si ferma, tutte le integrazioni che si basano sul protocollo Matter in uscita da OpenHub verso altri sistemi non funzionerebbero. Nel mio caso, le integrazioni con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa non funzionerebbero più se il Matter Bridge fosse nello stato stopped. Quindi andiamo a vedere insieme come è fatto il mio sistema di allarme e come andare ad integrare questo ulteriore monitoraggio. Partiamo dal vedere in pochissimo tempo come è composto attualmente il mio sistema di allarme generico di OpenHub, in modo tale che così si riesce a capire meglio come andare ad integrare quest'ulteriore blocco di notifiche all'interno di questo sistema. Il mio sistema di allarme è composto da una serie di item e una serie di regole. Tramite gli item sono in grado di gestire sia la parte di configurazione che vediamo qua all'interno, questa è la visualizzazione della mia sitemap, all'interno del blocco setup allarmi, in cui ho uno switch che mi permette di abilitare o meno il particolare controllo, quindi il particolare alert, e all'interno del blocco di configurazione, in base al tipo di allarme, posso avere, oltre allo switch di abilitazione e disabilitazione, anche eventuali parametri che servono appunto alla regola che gestisce questo particolare controllo. Una volta che il mio allarme è abilitato, entrano in gioco altri item che mi permettono di andare a gestire la visualizzazione dell'allarme. Quindi sono altri item di tipo switch che avranno il valore on nel momento in cui quel particolare oggetto è andato in allarme e avranno il valore off quando invece è tutto a posto. In questo momento, come vedete, tutti gli allarmi che ho sotto controllo sono a posto. Tutti questi item sono all'interno di un gruppo che è un gruppo allarme che assume il valore on nel momento in cui almeno uno degli item presenti all'interno è on. In questo modo, allo scatenarsi di un primo allarme, il mio gruppo allarmi va in on. Facendo così sono in grado di avere un unico oggetto che mi fa capire se c'è qualcosa in allarme o meno nel mio sistema. Non voglio dilungarmi troppo nella spiegazione di come funzionano poi anche tutte le regole eccetera, perché ho già fatto dei video a riguardo. Adesso concentriamoci sull'andare ad aggiungere il monitoraggio dello stato del Matter Bridge all'interno di questo sistema. Passiamo quindi alla visualizzazione della parte di configurazione testuale del mio OpenHub, quindi apriamo Visual Studio Code e andiamo a prendere il file di testo che contiene la definizione di tutti gli item che gestiscono l'allarme. Come già sapete, io sto cercando di fare tutta la configurazione su file di testo perché la trovo più comoda, ma ovviamente è molto semplice fare la stessa cosa tramite interfaccia grafica. L'unica cosa che ancora ho molto su interfaccia grafica sono le regole, però probabilmente tra un po' sposterò anche tutte le regole su file. Detto questo, passiamo a iniziare a creare gli item che mi servono a supporto per il mio monitoraggio. Quindi per esempio copiamo la definizione degli item che gestiscono l'allarme del climatizzatore e gli cambiamo nome. Quindi questo lo chiamiamo Matter Bridge allarme e poi IT allarme abilita Matter Bridge. Quindi questo switch qua, allarme abilita Matter Bridge, è quello che mi permette di dire ad OpenHub che deve o non deve fare il controllo il monitoraggio del Matter Bridge status. Quindi questo lo chiamiamo, gli diamo l'etichetta giusta. Lo switch invece che abbiamo subito sopra, che si chiama Matter Bridge allarme, è lo switch che avrà lo stato on se il mio Matter Bridge è in allarme, altrimenti avrà lo stato off, quindi il vero e proprio allarme
relativo all'item. Anche qua gli diamo un'etichetta consona. Al momento metto l'icona error perché non sono andato ancora a cercarmi un'icona che possa avere un significato sensato per questo tipo di allarme, ma non importa, lì poi si va a cercare un'icona sulla documentazione di OpenHub. Gli lasciamo i gruppi in modo tale che questo particolare allarme venga inserito nel gruppo allarmi, in modo tale che venga notificato il gruppo allarmi nel momento in cui va in on o in off, e poi lasciamo la persistenza sul InfluxDB nella tabella alert, in modo tale che io possa avere lo storico di tutte le volte che è scattato questo allarme. Una volta definiti questi due item, salviamo, andiamo sulla sitemap e la andiamo ad aggiungere nella parte di setup allarmi. Lo vado ad aggiungere al fondo, copiando il blocco del clima, tanto questo è una configurazione semplice, c'è solo lo switch in questo momento. Quindi copiamo e salviamo. Fatto questo, in teoria nella visualizzazione invece dei veri e propri allarmi che abbiamo sulla sitemap non dobbiamo fare niente, perché come vedete nella sitemap io ho messo di visualizzare l'intero gruppo GR allarmi, quindi in automatico il mio sistema mi farà vedere tutti gli elementi contenuti nel gruppo, quindi eredita anche questo nuovo che ho aggiunto. Andiamo a vedere quindi la sitemap come si è composta. Rieccoci qua sulla sitemap, andiamo a vedere dentro allarmi. Come vedete si è aggiunto in automatico il nostro allarme Matter Bridge Status, poi andiamo nella configurazione e abbiamo il nostro configura allarme Matter Bridge Status, dove al suo interno abbiamo solo lo switch di abilita o disabilita. Adesso gli do un on off in modo tale che assuma un valore sensato, perché sennò rimane undefined, e lo visualizziamo anche qua. Quindi lato configurazione diciamo che è stato molto semplice, perché è un allarme di tipo semplice. Siamo a posto, adesso dobbiamo andare a creare le regole che gestiscono il tutto. Torniamo quindi su OpenHub e andiamo in impostazioni rules per andare a creare la nostra regola. Quindi creiamo una nuova regola, la chiamiamo Matter Bridge allarme check, che è quella che fa effettivamente il controllo. Nei tag gli mettiamo alarm perché l'ho messo un po' a tutte quelle regole che fanno le cose di questo genere. Il trigger, questa regola quando si deve scatenare? Si deve scatenare tutte le volte che il mio item che contiene lo stato del Matter Bridge cambia di stato. Quindi andiamo a cercarci il nostro item, facciamo il changed. Qual è lo stato che ci interessa? Lo stato che ci interessa è lo stato di stopped, quindi vogliamo scatenare questa rule tutte le volte che il mio Matter Bridge va in stato stopped. Quindi salviamo. Andiamo ad aggiungere l'ulteriore condizione per l'esecuzione di questa regola, che è se il mio controllo è effettivamente abilitato, quindi la configurazione che abbiamo visto prima. Quindi andiamo a cercare il nostro item, abilitazione allarmi, e cerchiamo il Matter Bridge status. Lo prendiamo e quindi la condizione deve essere che sia uguale a on. In questo modo, nel momento in cui io abilito il controllo, questa regola si può scatenare. Adesso andiamo a scrivere il vero e proprio codice della regola, quindi l'intelligenza, che cosa deve fare la regola per decidere se scatenare un allarme oppure no. Quindi aggiungiamo una action, un inline script di tipo rule DSL, quindi utilizziamo la sintassi standard di OpenHub. Il nostro script sarà molto semplice, in quanto dovrà semplicemente inviare il comando on all'item che gestisce l'allarme del Matter Bridge Status. Quindi scriveremo semplicemente it Matter Bridge allarme send command on.
quindi inviamo on al nostro item che gestisce l'allarme del Matter Bridge Status. Non facciamo nulla di più, non mettiamo una notifica perché tanto abbiamo già la notifica del cambiamento di stato dell'altra regola, e quindi a questo punto salviamo e abbiamo la nostra regola. Salviamo anche la regola. Adesso dobbiamo creare un'altra regola che reagisce al cambiamento di stato dell'item di allarme. Questa regola non dovrà fare nient'altro che inviare la notifica di allarme scattato per il Matter Bridge. Quindi creiamo una nuova regola, la chiamiamo Matter Bridge allarme on. Il trigger che scatena questa regola sarà il cambiamento di stato del nostro item. Quindi andiamo a cercare il nostro allarme Matter Bridge Status e settiamo Changed to State On. Quindi tutte le volte che il nostro Matter Bridge allarme cambia allo stato on, questa regola si scatena. Cosa facciamo in questa regola? Non facciamo nient'altro che inviare una notifica. Facciamo una notifica standard a un utente, quindi la mando solo a me. Mettiamo lo user ID dell'utente, che ricordo deve essere un utente registrato sul cloud, e poi il messaggio Matter Bridge stopped. Salviamo e anche per questa regola siamo a posto. Salviamo e torniamo indietro. A questo punto dovremmo aver fatto tutto e possiamo fare una piccola simulazione. Quindi recupero il telefono, abbiamo OpenHub aperto, andiamo nella sezione allarmi, dove abbiamo il nostro allarme Matter Bridge Status, che è in uno stato indefinito perché non è stato ancora mai settato, e la nostra configurazione degli allarmi la dobbiamo abilitare, altrimenti il tutto non funziona. Ok, abilitata. Adesso andiamo sulla pagina del Matter Bridge, della configurazione dell'add-on del Matter Binding, disabilitiamo il Matter Bridge e aspettiamo che arrivi la notifica che è già arrivata, quella solita che ci manda la notifica a ogni cambiamento di stato. Vediamo intanto se scatta l'allarme. La notifica non è arrivata, quindi probabilmente ho sbagliato qualcosa. Torniamo sulle nostre regole, prendiamo la check, che è quella che fa il controllo. Può essere che abbia scritto male, probabilmente lo stato va scritto con la S maiuscola perché così viene mandato, quindi vediamo un po' se è semplicemente questo l'errore. Salviamo. Adesso facciamo ripartire il Matter Bridge, andiamo a vedere che vada di nuovo in started, anzi in running. Ok, siamo in running. A questo punto facciamolo andare di nuovo in stopped. Vediamo se arrivano le notifiche. Ecco che sono arrivate entrambe le notifiche, sia quella del cambiamento di stato generico sia quella dell'alert. Quindi andiamo a vedere gli allarmi. Gli allarmi sono andati in on. Come vedete è settato l'allarme del Matter Bridge Status, quindi il tutto ha funzionato. A questo punto posso toglierlo per dire che me ne sono accorto, gli allarmi tornano in off e siamo a posto. Bene, per questo video possiamo fermarci qua. Quindi abbiamo visto come configurare un monitoraggio dello stato del Matter Bridge all'interno del sistema di allarmi generico di OpenHub che ho implementato per appunto tenere sotto controllo altre informazioni di sistema che ho all'interno di OpenHub. E quindi con questo video possiamo considerare chiuso per adesso il capitolo del Matter Binding, che è stata una feature molto interessante in questa versione 5 di OpenHub, che permette comunque di fare delle integrazioni molto più efficienti per quanto riguarda OpenHub e sistemi di terze parti.
Grazie per essere arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!